Caravaggio, Picasso, Bernini, Gauguin, eccetera, eccetera, grandi artisti e creatori di capolavori senza tempo, ma anche truffatori, assassini, stupratori e chi ne ha più ne metta. Benvenuti nell'Horror dietro la storia, la rubrica in cui scopriamo che non tutto è come sembra. Oggi vi porto nel lato più inquietante della storia dell'arte, dove scoprirete che alcuni degli artisti più celebrati erano molto più pericolosi di quanto si voglia ammettere. Dietro i loro pennelli e scalpelli si nascondevano crimini, scandali e segreti inconfessabili che venivano spesso insabbiati per non privare il mondo del loro genio artistico. Perché a volte tra artista e criminale la differenza è solo il curriculum. Se pensate al barocco, pensate a Bernini. Le sue sculture sembrano prendere vita, le sue architetture definiscono Roma e il suo carattere, diciamo che anche quello aveva il suo impatto. Un genio assoluto, anche se con un leggero problemino di gestione della rabbia. Quando sospettò che la sua amante, Costanza Bonarelli, lo tradiva con suo fratello Luigi, decise di affrontare la questione mandando un servo a sfregiarle il viso con un rasoio. Costanza rimase deturpata per sempre. Subito dopo, Gian Lorenzo rincorse il fratello per Roma con un piede di porco in mano e quando lo raggiunse lo riempì di mazzate, tanto che dovette stare a letto per settimane a riprendersi. Insomma, se oggi Bernini è ricordato per la potenza espressiva delle sue opere, all'epoca era noto anche per la potenza dei suoi colpi. Qualsiasi altro uomo sarebbe finito in prigione, ma Bernini aveva un piccolo vantaggio: il Papa lo adorava. Urbano VIII lo considerava una specie di Michelangelo redivivo, quindi invece di una condanna penale se la cavò con una tirata d'orecchie. Quella che venne punita invece fu la povera Costanza, che dopo l'aggressione fu arrestata e condannata a passare un periodo forzato in un convento per comportamenti immorali. Perché si sa, nel 600 se uno scultore ti faceva sfregiare il viso, la soluzione ovvia era chiudere te in un convento di clausura. Bernini poi era ossessionato dal controllo, pretendeva assoluta obbedienza dai suoi collaboratori e tendeva a distruggere i lavori che non soddisfacevano la sua visione. Spesso si lasciava andare ad esplosioni di rabbia e aggressività, specialmente quando veniva contrastato artisticamente. Si narra che in un'occasione minacciò addirittura di morte il suo rivale Francesco Borromini. Diciamo che la sua passione per il dramma non si limitava solo alle statue. Se esiste un artista che incarna il cliché del genio maledetto, quello è Modigliani. Nato nel 1884 a Livorno, aveva talento da vendere e un futuro promettente, ma anche un'autodistruttività che lo avrebbe portato alla rovina. Fin dall'adolescenza soffriva di problemi di salute, ma invece di rallentare decise di vivere come se non ci fosse un domani. E purtroppo per lui domani non c'è stato per molto. Nel fervore della Parigi bohemienne, Modigliani si lasciò trascinare in un vortice di alcol, droga e vita dissoluta. Era solito ubriacarsi fino a non reggersi in piedi, spaccarsi di e lanciarsi in scenate isteriche che avrebbero fatto impallidire qualsiasi diva di Hollywood. Averlo accanto era un vero piacere, sempre pronto a far partire una rissa alla minima provocazione. Colleghi, critici, mecenati, nessuno era al sicuro dal suo carattere irascibile. Quando non era in preda ai fumi dell'alcol, sfogava il suo malessere con insulti e litigi memorabili. E poi c'era il suo rapporto con le donne. Amava dipingerle, ma nella vita reale il suo atteggiamento non era sempre dei migliori, tra relazioni tormentate e drammi continui. Morì stroncato dalla tubercolosi a 35 anni e il suo corpo era devastato dagli eccessi. Il suo grande amore fu Jeanne Hébuterne, una giovane pittrice incinta del loro secondo figlio, che non sopportò la perdita e si tolse la vita il giorno dopo la sua morte. Solo dopo la sua scomparsa il mondo dell'arte si accorse del suo valore e oggi i suoi dipinti vengono battuti all'asta per cifre astronomiche. Orafo, scultore e scrittore del Rinascimento, Benvenuto Cellini era tanto talentuoso quanto problematico. Ha lasciato un segno indelebile nella storia, sia dell'arte che dei tribunali. Nel 1529, durante l'assedio di Roma, uccise con un colpo di archibugio Charles de Bourbon, comandante delle truppe imperiali. Un omicidio che lo rese un eroe per i difensori della città, ma che fu solo l'inizio della sua carriera parallela. Cellini infatti fu coinvolto nel corso della vita in vari omicidi
omicidi e tentati omicidi. Uno dei più famosi fu l'uccisione di un suo rivale, Pompeo de Capitaneis, che eliminò con una pugnalata, sostenendo poi di aver agito per legittima difesa. Ma i problemi con la giustizia non si fermarono lì. Venne infatti accusato più volte di sodomia, un crimine gravissimo all'epoca che gli costò diverse denunce. Una delle accuse più note risale al 1556, quando un garzone di bottega testimoniò contro di lui. Cellini, nel suo solito stile, si difese negando tutto e sostenendo di essere vittima di calunnie, ma l'episodio si aggiunse alla lunga lista di scandali che lo circondavano. Nel 1538 finì in prigione a Castel Sant'Angelo con l'accusa di aver rubato dei gioielli dalla tesoreria papale. Lui ovviamente si dichiarò innocente, ma considerato il suo storico qualche dubbio resta. E quando non era impegnato a evadere, sì, perché ci provò, passava il tempo a picchiare chiunque gli fosse antipatico. Si racconta che una volta abbia preso a mazzate un suo assistente perché non aveva eseguito le sue istruzioni alla lettera. Come se non bastassero omicidi, risse e vendette, Benvenuto Cellini aveva anche un'insana passione per l'occultismo. Nei suoi scritti racconta di aver preso parte a riti esoterici e di aver tentato di evocare demoni. Il culmine di questa sua ossessione avvenne a Roma, dove, secondo il suo stesso racconto, si recò di notte al Colosseo con un gruppo di amici e un negromante per evocare spiriti infernali. Pare che il rituale sia stato così terrificante da lasciare Cellini profondamente scosso, ma non abbastanza da fargli abbandonare certe pratiche. Eppure, nonostante il suo temperamento leggermente aggressivo, Cellini fu uno degli artisti più brillanti della sua epoca. Tra le sue opere più celebri spicca il Perseo con la testa di Medusa, una scultura che ancora oggi è considerata un capolavoro del manierismo. Una statua perfetta, imponente, drammatica e che, per quello che abbiamo visto del carattere di Cellini, sembra quasi un'autobiografia in marmo. Noto per le sue scene teatrali, ma anche per un'inquietante fascinazione per il lato più oscuro della società. Walter Sickert è stato uno dei più importanti pittori britannici dell'epoca vittoriana. La sua pittura era cupa, carica di tensione e spesso ambientata in stanze anguste e buie, con figure deformate dalla luce e dall'ombra. Sickert era particolarmente affascinato dal tema della violenza e della morte, tanto da realizzare quadri ispirati a veri delitti di cronaca nera. Uno dei più famosi è The Camden Town Murder, basato su un vero omicidio. Il dipinto ritrae una donna stesa su un letto e un uomo dall'espressione enigmatica che la osserva. Era solo una rappresentazione teatrale della violenza o nascondeva qualcosa di più? Sickert non era solo un pittore, ma anche un grande appassionato di teatro e di travestimenti. Spesso assumeva identità fittizie, giocando con l'idea della doppia personalità. Alcuni dei suoi ritratti lo mostrano in pose inquietanti, quasi come se volesse trasmettere un messaggio nascosto. Inoltre Sickert frequentava spesso i bassifondi di Londra, osservando da vicino la parte più povera della popolazione e i reietti della società. Amava raccontare storie di crimini ed era talmente affascinato dagli omicidi avvenuti nei quartieri più malfamati che alcuni cominciarono a trovare questa sua ossessione un po' sospetta, tanto che dopo la sua morte alcuni lo accusarono di essere Jack lo Squartatore. La scrittrice Patricia Cornwell nel 2002 finanziò un'indagine per dimostrare che Sickert fosse il famigerato assassino di Whitechapel. Secondo la sua teoria, nei dipinti dell'artista si nasconderebbero dettagli che rimandano ai crimini e persino alcune lettere attribuite a Jack lo Squartatore presenterebbero tracce di DNA compatibili con Sickert. Tuttavia questa prova è stata fortemente contestata dalla comunità scientifica. Non esistono prove concrete che lo colleghino agli omicidi e la maggior parte degli storici considera le accuse prive di fondamento, ma il mistero ha reso Sickert uno degli artisti più inquietanti della sua epoca. Il re del surrealismo, l'uomo dai baffi più appuntiti della storia dell'arte, Salvador Dalì. Ma sapevate che oltre a dipingere orologi molli e elefanti con zampe da fenicottero, Dalì era anche un personaggio piuttosto difficile? Se fosse vissuto oggi, probabilmente l'avremmo visto almeno una volta in tribunale. Secondo Dalì, anche la crudeltà poteva essere una forma d'arte. Una volta, per puro esperimento, prese un gatto e lo lanciò contro un muro per vedere come reagiva. Fortunatamente il micio sopravvisse a quel cosiddetto studio sperimentale,
ma oggi gli animalisti avrebbero giustamente appeso i suoi baffi al Guggenheim. E non era nemmeno la prima volta che Salvador si divertiva a terrorizzare il prossimo. Una volta, a cena con il poeta surrealista André Breton, estrasse un revolver e sparò un colpo a salve verso un ospite. Pare che lo trovasse divertente. Breton, che già lo considerava insopportabile, lo ribattezzò Avida Dollars, anagrammando il suo nome per sottolineare il suo amore smodato per il denaro, cosa mai smentita da Dalì, che anzi disse: l'unica cosa di cui un artista deve preoccuparsi è la busta paga. A proposito di scherzi di cattivo gusto, un giorno Dalì stava visitando un'esposizione con un suo amico quando all'improvviso lo spinse giù dalle scale e mentre l'altro si alzava dolorante, Dalì rideva. Dalì si distinse da molti artisti della sua epoca anche per le sue simpatie verso la dittatura di Francisco Franco. Mentre artisti come Picasso e Miró si schieravano apertamente contro la dittatura, Dalì preferiva fare l'opposto, andando addirittura a rendere omaggio al dittatore spagnolo, dichiarando che Franco era stato mandato da Dio per salvare la Spagna. Non solo, mentre i surrealisti si battevano per l'arte libera e rivoluzionaria, Dalì si preoccupava di farsi amico il regime per ottenere favori e protezioni, e come risultato venne praticamente cacciato dal movimento surrealista, con Breton e compagni che gli dissero: Salvador, grazie di tutto, ma il surrealismo può sopravvivere benissimo anche senza di te. Ma il vero scandalo arriva verso la fine della sua carriera. Ormai anziano e indebolito, Dalì si ritrovò coinvolto in un giro di falsificazione delle sue stesse opere. Pare che per anni abbia firmato centinaia, forse migliaia, di fogli bianchi, che poi venivano usati per produrre stampe e litografie a suo nome. Questo portò a uno dei più grandi problemi di autenticità nel mercato dell'arte moderna. Ancora oggi moltissime opere attribuite a Dalì sono sospette, ma se parliamo di peccati e stranezze non possiamo ignorare la sua relazione con Gala, la donna che Dalì adorava in maniera quasi patologica. Lei era la sua musa, il suo amore assoluto, ma anche la persona che lo manipolava senza troppi scrupoli. Si dice che lo tenesse sotto controllo in modo quasi dittatoriale, decidendo con chi poteva parlare e cosa poteva fare. Gala aveva numerosi amanti e secondo molte testimonianze Dalì non solo lo accettava, ma ne era persino affascinato. Si racconta che traesse piacere nell'osservarla con altri uomini, alimentando leggende sulla sua presunta inclinazione al voyeurismo. Per Dalì tutto ciò faceva parte di una concezione artistica e mistica dell'amore, un concetto che si rifletteva nella sua visione surrealista della vita. Se il surrealismo ha dato il meglio di sé nel mondo dell'onirico e del grottesco, Salvador Dalì ha portato il concetto di inquietante ad un altro livello. Aveva un'ossessione quasi patologica per la morte e la decomposizione, una passione che non si limitava alle tele ma invadeva la sua quotidianità. Nelle sue opere abbondano figure in putrefazione, corpi scheletrici e paesaggi desolati, ma non si trattava solo di simbolismo artistico. Pare che Dalì collezionasse oggetti in decomposizione e ne studiasse la lenta trasformazione con un'attenzione quasi scientifica. Una volta raccontò di aver portato con sé un pipistrello morto e di averlo posizionato in una scatola per osservarne il deterioramento giorno dopo giorno. Per non farsi mancare niente, si dice che amasse far conversazione con becchini e imbalsamatori, affascinato dai dettagli del loro mestiere. Quando gli chiesero perché fosse così ossessionato dalla morte, lui rispose in modo teatrale: perché la decomposizione è la più grande delle metamorfosi. Insomma, se il surrealismo era il regno del sogno, Dalì sembrava più interessato agli incubi. Sì, ho cambiato maglietta perché l'altra è a lavare. Vi ricordo che se siete interessati a magliette con stampe come questa, le trovate su Pumpling e con il mio codice VVEveryday avete diritto a delle calze gratis. Vi lascio tutto in descrizione. Peter Mulier il giovane è passato alla storia con il soprannome di Cavalier Tempesta e mai nome fu più azzeccato. Non solo dipingeva tempeste con una maestria straordinaria, ma nella vita sembrava vivere dentro una burrasca continua. Nato nei Paesi Bassi, girò l'Europa lavorando per importanti committenti, ma la sua carriera fu travolta da uno scandalo criminale che lo accompagnò fino alla morte. Dopo essersi trasferito a Roma, Mulier sposò una giovane donna, ma la abbandonò per fuggire a Genova, dove si innamorò di un'altra donna. E qui arriviamo al vero problema. Per potersi risposare, pianificò l'omicidio della prima moglie e riuscì nel suo intento. Mulier fu arrestato e condannato a morte, ma come spesso accadeva per gli artisti dell'epoca, se avevi gli amici giusti, potevi cavartela. Grazie all'intervento di personaggi influenti
delinquenti, tra cui il cardinale Borromeo, la sua pena fu commutata e Mulier trascorse 16 anni in prigione, dove continuò a dipingere. Pare che alcune delle sue opere migliori siano state realizzate proprio mentre scontava la pena, dimostrando che per lui le tempeste non erano solo un soggetto artistico, ma una costante della vita. Una volta uscito di prigione non si fece scrupoli a dimenticarsi della seconda moglie, che sembra finì a mendicare per sopravvivere. Lui invece si trasferì a Milano, dove riprese la sua carriera artistica come se niente fosse. Gauguin, l'uomo che ha trasformato le forme e i colori in qualcosa di rivoluzionario, ma ha lasciato dietro di sé una scia di comportamenti come minimo discutibili. Nel 1891 Gauguin decise di lasciare l'Europa per Tahiti, dicendo di voler sfuggire alla corruzione della civiltà occidentale. Peccato che la sua idea di vita pura includeva sposare una ragazza tahitiana di 13 anni, Te Hamana, e intrattenere relazioni con altri adolescenti del posto. Diciamo che si adattò molto bene alla cultura locale. All'epoca, nel contesto coloniale, queste unioni erano viste con una certa indulgenza. Come se non bastasse, Gauguin portò con sé non solo la sua arte, ma anche la sifilide, una malattia incurabile all'epoca che pare abbia trasmesso generosamente alle sue giovani muse, contribuendo alla sua diffusione nella comunità. Insomma, oltre all'eredità artistica, lui ha lasciato una vera epidemia. Se il suo intento era quello di sfuggire alla civiltà, possiamo dire che c'è riuscito, ma nel modo sbagliato. Se Gauguin si vedeva come un ribelle e un genio incompreso, gli altri lo vedevano più come uno che si prendeva troppe libertà, in tutti i sensi. Litigava con amici, critici, galleristi e soprattutto con Van Gogh. Alcuni storici ipotizzano che il famoso episodio dell'orecchio mozzato non sia stato un gesto autolesionista di Van Gogh, ma il risultato di una lite con Gauguin. Nessuna prova definitiva, ma considerando il suo carattere, diciamo che la coincidenza è sospetta. Egon Schiele non era certo uno da dipingere ritratti campestri o scenette rassicuranti. Le sue opere erano tormentate, cariche di tensione e con una dose abbondante di nudità esplicita. Ma il problema non era solo la quantità di pelle in mostra. Il vero scandalo arrivò quando fu accusato di sfruttare modelle minorenni per i suoi disegni. Nel 1912 venne arrestato con l'accusa di corruzione di minori e detenzione di materiale osceno. Quando la polizia perquisì il suo studio a Nolenbach, sequestrò oltre un centinaio di opere considerate indecenti, sostenendo che fossero esposte in luoghi in cui anche i bambini potevano vederle. Questo dettaglio aggravò la sua posizione, tanto che durante il processo il giudice indignato bruciò addirittura uno dei suoi disegni in aula, per sottolineare la gravità dell'accusa. Alla fine l'accusa di corruzione di minori venne lasciata cadere per mancanza di prove, ma Schiele fu comunque condannato a 24 giorni di prigione per aver mostrato immagini oscene in pubblico. L'artista si difese sostenendo che la sua arte non era pornografia ma esplorazione psicologica, ma diciamo che i suoi autoritratti scheletrici e le modelle in pose estreme non aiutarono la sua reputazione. Nonostante lo scandalo, però, la sua carriera non ne risentì troppo. Anzi, il suo status di artista maledetto lo rese ancora più affascinante per i collezionisti, ma l'aura di scandalo non lo lasciò mai davvero. Per tutta la vita fu visto come un personaggio borderline tra genio e perversione. Agostino Tassi era un vero maestro delle prospettive e degli effetti illusionistici, tanto che le sue opere venivano richieste per decorare palazzi nobiliari e chiese. Peccato che la sua abilità con il pennello sia pari alla sua attitudine a ingannare e sfruttare il prossimo. Tra le accuse che lo riguardano, oltre ai furti e ai raggiri, c'è un reato ancora più grave: lo stupro di Artemisia Gentileschi, sua allieva e straordinaria pittrice barocca. Nel 1612 Artemisia e suo padre, il celebre pittore Orazio Gentileschi, denunciarono Agostino Tassi per stupro. Durante il processo emersero dettagli agghiaccianti. Tassi aveva guadagnato la fiducia della giovane artista solo per poi costringerla con la forza. Ma non solo, venne fuori anche che aveva promesso di sposarla per evitare lo scandalo, salvo poi rimangiarsi tutto. Il processo fu un evento pubblico clamoroso, con Artemisia sottoposta a umiliazioni e anche alla tortura per verificare la sua testimonianza, mentre Tassi cercava di difendersi infangando la reputazione della ragazza. Alla fine venne condannato con una pena piuttosto leggera, l'esilio da Roma, che però non venne nemmeno fatto rispettare. Ma non finisce qui, perché nel processo emersero altre perle dal suo passato. Tassi aveva avuto anche relazioni incestuose e organizzato truffe ai danni di collaboratori e clienti. Non era solo un uomo violento e senza scrupoli, ma anche un manipolatore esperto che sfruttava il suo talento artistico per avvicinarsi ai potenti e proteggersi dalle conseguenze delle sue azioni. Il particolare più agghiacciante che venne fuori durante il processo fu il piano
piano per l'omicidio di sua moglie. La donna rappresentava un ostacolo per la sua vita libertina e per i suoi intrighi personali, e lui era disposto a tutto pur di sbarazzarsene. Non si sa con certezza se tentò mai di mettere in atto il suo piano, ma il fatto che ne parlasse con tanta disinvoltura durante il processo la dice lunga sul suo carattere. Tra le accuse emerse si parlò anche del suo coinvolgimento in tentativi di frode e appropriazione indebita. Pare che in più occasioni abbia rubato materiali dei cantieri in cui lavorava, facendoli passare come spese necessarie per le sue commissioni. Beh, insomma, un'inezia in confronto al resto. Nonostante tutto, Tassi continuò con la sua carriera, ma la storia ha fatto giustizia, perché oggi è ricordato quasi esclusivamente per aver segnato brutalmente la vita di Artemisia Gentileschi, mentre lei è celebrata come una delle più grandi pittrici del barocco. Yeah. Se oggi Edgar Degas è celebrato per i suoi straordinari dipinti e pastelli dedicati al mondo della danza, la sua personalità fuori dall'atelier era tutt'altro che armoniosa. Dietro la delicatezza dei suoi dipinti si nascondeva un uomo asociale, burbero e profondamente misogino. Detestava le interazioni umane e preferiva la compagnia della sua arte. Era anche noto per la sua freddezza e il suo sarcasmo pungente che usava per respingere chiunque gli si avvicinasse troppo. Una volta un collezionista, entusiasta del suo lavoro, gli chiese: "Maestro, come ha fatto a creare un'opera così straordinaria?" Degas con lo sguardo torvo rispose: "Con estrema fatica, ma lei non può capire." Verso le donne provava forse ancora più avversione. Amava dipingere le ballerine, ma questo non significava che le rispettasse. Considerava le donne esseri inferiori, ma quando arrivò alla vecchiaia, odiato da tutti, specialmente dalle donne, disse: "Forse ho ecceduto nel considerare la donna come un animale." Non si limitava solo alle parole, trattava le sue modelle con disprezzo, umiliandole, criticandole e perfino insultandole mentre posavano per lui. Secondo alcune testimonianze le costringeva a stare ore immobili in posizioni scomode, senza il minimo riguardo per il loro disagio. Se una osava lamentarsi, Degas la liquidava con il suo caratteristico cinismo. Come se la misoginia e il caratteraccio non bastassero, Degas si rese responsabile di un altro peccato pesante, che è l'antisemitismo. Durante il famigerato affare Dreyfus, lo scandalo che divise la Francia alla fine dell'Ottocento, Degas si schierò apertamente contro l'ufficiale ebreo ingiustamente accusato di tradimento. Arrivò al punto di troncare amicizie di lunga data con chiunque difendesse Dreyfus, mostrando un fanatismo preoccupante. Con il tempo il suo antisemitismo divenne sempre più marcato, tanto da isolarlo quasi completamente dalla società. Anche per i contemporanei il suo atteggiamento risultava eccessivo e molti amici finirono per allontanarsi da lui. Negli ultimi anni Degas si chiuse sempre più in se stesso. Malato agli occhi, con una visione ormai compromessa, smise quasi del tutto di dipingere e si ritirò in una vita solitaria. Passeggiava per Parigi senza meta, ignorando i vecchi amici e rispondendo con ostilità a chiunque tentasse di interagire con lui. Morì solo come aveva vissuto negli ultimi anni. Filippo Lippi è noto per le sue dolci madonne e opere sacre, ma la sua vita è stata tutt'altro che santa. Era un frate carmelitano, ma diciamo che la vita monastica non faceva esattamente per lui. Più che dedicarsi alla preghiera, aveva una passione per il vino, le belle donne e le feste. Quale fu il suo più grande scandalo? Quello di innamorarsi di una monaca, Lucrezia Buti, e non si limitò a corteggiarla, ma la rapì letteralmente dal convento. La storia racconta che Lippi fu chiamato a dipingere una pala d'altare e per il volto di Santa Margherita chiese alla badessa una suora come modella. La scelta cadde sulla bellissima Lucrezia Buti, all'epoca appena ventenne e monaca contro la propria volontà. Finito il dipinto, Lippi rapì Lucrezia, che però era consenziente. In pratica fu un finto rapimento e fece rifugiare la sua amata nella sua casa pratese. Naturalmente il fatto che un frate rapisse una monaca non passò inosservato. Lo scandalo scoppiò e la chiesa comprensibilmente non la prese benissimo. Ma Lippi aveva un vantaggio: era un artista straordinario e, come abbiamo visto, se sei un genio vieni facilmente perdonato. Così, invece di essere severamente punito, grazie all'intercessione di Cosimo de' Medici, ancora lui, Lippi ottenne una dispensa speciale da Papa Pio II che gli permise di sposare Lucrezia e continuare a dipingere. Il pittore monaco però non era noto solo per il suo rapimento romantico, aveva una passione sfrenata per i banchetti e il lusso e non si faceva problemi a scomparire per giorni con
donne e vino, lasciando i suoi lavori incompiuti. Si racconta persino che alcuni suoi committenti, esasperati dalle sue continue fughe, arrivassero a chiuderlo a chiave in una stanza per costringerlo a terminare i suoi dipinti. Ma non c'era niente da fare perché Lippi trovava sempre il modo di scappare, anche calandosi dalle finestre. Lippi morì improvvisamente nel 1469 mentre lavorava agli affreschi del Duomo di Spoleto. C'è chi dice che furono semplicemente i suoi eccessi a presentargli il conto e chi invece parla di un vero e proprio avvelenamento da parte della famiglia di Lucrezia Buti, in cerca di vendetta per il suo rapimento. Comunque sia andata, anche da morto Lippi creò problemi. Per garantirgli una sepoltura dignitosa dovette intervenire ancora Cosimo de' Medici, che riuscì a convincere le autorità locali a non trattarlo come un peccatore indegno di una sepoltura decorosa. Se questo viaggio tra le ombre della storia dell'arte ci può insegnare qualcosa, è che non sempre talento e virtù viaggiano di pari passo. Anzi, a volte più l'artista è geniale e più la sua vita è un disastro. Ma l'arte, d'altronde, non è forse lo specchio della realtà, con tanta bellezza ma anche con un lato più oscuro. Se vi state chiedendo, ma Caravaggio e Picasso erano perfetti per questo video, ma ho già parlato di loro in 2 video dedicati, approfonditi, perché c'è tanta ciccia su di loro, quindi andate a vederli, vi lascio i link in descrizione. Prima di lasciarvi con una domanda a cui spero rispondiate nei commenti, vi ricordo di sostenere il canale con un like o condividendo il video perché aiuta davvero. Oltre a iscrivervi, attivare la campanella, seguirmi su Instagram, sono tutte cose gratis che però mantengono vivo il canale. Ora la domanda è: possiamo separare l'artista dalla sua arte? Se conoscere la vita di un artista, il suo carattere, il contesto storico in cui ha creato quelle opere può aiutarci a capirle meglio, allora il modo in cui guardiamo un'opera potrebbe cambiare a seconda di come giudichiamo quell'artista. Ditemi se voi riuscite a separare le 2 cose o venite influenzati quando sapete qualcosa di disgustoso su un artista. Spesso accade anche con registi, attori che magari ci piacciono tantissimo come artisti e professionisti, ma poi rimaniamo delusi quando scopriamo come sono nella vita privata. Alla prossima, ciao!